Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial voglio proporvi un bellissimo progetto lavorato d'uncinetto perfetto come regalo per San Valentino o per qualsiasi altra festività. Il progetto è molto facile, adesso andiamo a vedere subito l'occorrente e poi il tutorial. Per quanto riguarda il filato utilizzerò il cordino della Swan Black della Tre Sfere in questa bellissima tonalità di rosso, appunto perché voglio fare dei portamonete o portatrucchi per San Valentino. Ovviamente potete scegliere qualsiasi cordino in qualsiasi colore in base alle vostre necessità. Scelto il vostro filato occorrerà l'uncinetto, io utilizzerò questo del 3,5. Dopodiché vi occorrerà anche una chiusura clic clac come questa. Io ne ho scelta una piccolina di 8 cm appunto perché voglio fare dei portamonete. Vi occorreranno poi delle mollettine come queste per bloccare la clic clac al corpo borsa, un marcapunti, un ago da lana, delle mollettine per bloccare appunto la clic clac, l'accendino per sfiammare il cordino e poi vi occorreranno il filato in tinta per cucire la rosa al corpo borsa e il filato, io utilizzo questo qui in nylon, che è un filato molto resistente che uso anche per le perline, appunto per cucire la clic clac al corpo borsa. Una volta che avrete tutto il materiale necessario non vi resta che produrre il vostro borsellino. Andiamo avanti ora con il nostro tutorial. Se usate appunto questo cordino vi consiglio di non tenere la borsa in questo modo sul tavolo per lavorare, ma mettete il sacchetto dritto posizionato direttamente sul pavimento in modo tale che il filo non si aggrovigli durante la lavorazione, perché questo è un filato che se lo si mette in piatto tende ad annodarsi. Detto ciò, iniziamo con la lavorazione del nostro progetto creando l'anello magico. Nell'anello magico andiamo a realizzare un totale di 6 punti bassi. Quindi una volta che avrete realizzato il cappietto andrete all'interno del vostro cerchio magico a realizzare 6 punti bassi. Quindi raccogliete il filato all'interno del vostro anello e andate a chiudere il primo punto basso. Ne dovete fare un totale di 6. 2, 3, 4, 5 e 6. Tirate un po' il filo, dopodiché andate a chiudere completamente il vostro anello tirando bene il filo. Da qui in poi andremo a lavorare i giri a spirale, quindi senza mai chiudere il giro di lavorazione. Quindi faccio passare l'uncinetto nel primo punto e in questo primo giro vado a fare un giro di soli aumenti, quindi lavorerò un totale di 12 punti bassi divisi in 2 punti per ogni punto, quindi farò un aumento su ogni punto. Quindi nel primo punto vado a lavorare il primo aumento composto da 1 e 2 punti. Nel mentre vado a raccogliere anche la codina di inizio lavoro. Punto successivo, altri 2 punti. Sono 4 punti. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e l'ultimo aumento 11 e 12 punti bassi. Abbandono la codina, tanto dopo andremo a fermarla con l'accendino e proseguo dal secondo giro. Nel secondo giro andrò a lavorare un punto basso e un aumento per 6 volte per tutto il giro. Vado a lavorare il primo punto basso e vado a inserire subito un marcapunti all'interno del primo punto lavorato. Eseguito quindi il primo punto basso, vado a fare nel secondo punto il primo aumento. Punto successivo, punto basso, punto successivo un aumento e
questo è quello che devo fare per tutto il giro, quindi lavorerò un punto basso e un aumento per 6 volte. Ho terminato il giro e adesso vado a rimuovere il marcapunti e lavoro il giro successivo. Il giro successivo lo andremo a lavorare sempre con aumenti, quindi lavoreremo 2 punti bassi e un aumento per 6 volte, quindi fino a completare il giro. Entro nel primo punto, inserisco subito il marcapunti e lavoro il primo punto basso. Punto successivo, secondo punto basso. Nel terzo punto lavoro il mio aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto. E questo è quello che dovrò fare per tutto il giro, quindi 2 punti bassi nei 2 punti successivi. Nel terzo vado a lavorare l'aumento, punto basso e nel terzo l'aumento, e ripeto fino ad arrivare al marcapunti, quindi per un totale di 6 volte. Ho terminato il giro, quindi mi preparo per il giro successivo, dove andrò a lavorare 3 punti bassi e un aumento per 6 volte. Quindi rimuovo il mio marcapunti e realizzo il primo punto basso, dove andrò a inserire il mio marcapunti. 1, 2, 3 punti bassi e un aumento nel punto successivo. E questo è quello che devo fare per tutto il giro, quindi lavorerò 3 punti bassi, 1, 2 e 3, e nel punto successivo il mio aumento, fino ad arrivare a terminare il giro, quindi al marcapunti. Al termine del giro mi preparo nuovamente per il giro successivo. In questo giro, che è un giro pari, dobbiamo fare 4 punti bassi e un aumento per tutto il giro. Siccome voglio dare una forma un po' più tonda al mio fondo borsa, al mio fondo borsellino, vado a spostare gli aumenti, quindi vado a smezzare la prima sequenza, anziché fare quindi 4 punti bassi e un aumento, andrò a lavorare 2 punti bassi e un aumento per poi riprendere normalmente la sequenza. Quindi in questo modo vado a tondeggiare un pochino di più la base. Entro quindi nel primo punto, posiziono il mio marcapunti e lavoro il primo punto basso, punto successivo, secondo punto basso, nel terzo lavoro il mio aumento, quindi avrò un avanzo di 2 punti, ossia mi rimarranno gli ultimi due punti che andrò a lavorare semplicemente con un punto basso su ogni punto basso. Quindi qua riprendo la mia sequenza di 4 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4 e un aumento. Ripeto, un punto basso, 2, 3, 4 e un aumento, e vado avanti fino a terminare la mia sequenza di aumenti. Come vedete sono arrivata alla fine del mio giro e ho avanzato i 2 punti che vado a lavorare normalmente, quindi punto basso e punto basso nel punto successivo. Prossimo giro, un altro giro di aumenti, questo è un numero dispari, quindi vado a rispettarlo, andrò a fare 5 punti bassi e un aumento per 6 volte. Marcapunti nel primo punto e lavoro la mia prima maglia bassa, 1, 2, 3, 4 e 5. Punto successivo, lavoro il mio aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto, e questa è la sequenza che dovrò andare a ripetere per tutto il giro, quindi per 6 volte. 1, 2, 3, 4 e 5 punti bassi, punto successivo, aumento. Sono arrivata al termine del mio giro e inizio a posizionare
la mia click clack per vedere la dimensione del fondo. Come vedete la click clack veste abbastanza bene. Se la volete un po' più larga, fate tranquillamente un giro in più. Ovviamente se avete delle chiusure click clack più grandi dovete fare dei giri in più rispetto al mio. Quindi vi consiglio sempre nei giri pari dove andrete a fare gli aumenti di smezzare la prima sequenza. Quindi ipoteticamente io, se vado avanti adesso, dovrei fare 6 punti bassi e un aumento, quindi vi consiglio di smezzare il primo segmento, quindi fare 3 punti bassi e un aumento, per poi riprendere la lavorazione in sequenza corretta, quindi fare 6 punti bassi e un aumento fino ad arrivare alle ultime 3 maglie dove andrete a lavorare i 3 punti come si presentano, quindi 3 punti bassi. Nei giri dispari procedete tranquillamente a lavorare le sequenze come si presentano, quindi 7 punti bassi e un aumento. Nel giro successivo, se dovete fare 8 punti bassi e un aumento, andate sempre a smezzare la prima sequenza. Questo farà sì che la forma rimarrà tonda e non esagonale. Io invece mi fermo qui perché la mia chiusura è piccolina e quindi adesso vado a procedere con la lavorazione senza più fare aumenti. A questo punto non vado più a fare aumenti, ma vado a proseguire la mia lavorazione a spirale lavorando punto su punto. Ho un totale di 42 punti bassi, quindi andrò a lavorare sempre i miei 42 punti senza fare più aumenti. Nel primo punto, mi raccomando, andate sempre a posizionare il marcapunti. Nel mentre ho già tagliato la codina di lavorazione e sono andata anche a sfiammarla, quindi per bloccarla. Quindi lavorate semplicemente punto su punto le maglie come si presentano. Questo dovrete farlo per tutto il giro e per tutti i giri successivi fino ad alzare il vostro corpo borsellino, o se volete fare la borsa, il vostro corpo borsa. Sono andata avanti con la lavorazione del mio borsellino, adesso vado semplicemente a tagliare il filo, vado a rimuovere il mio marcapunti e per ridurre un pochino lo scanino vado a lavorare un paio di punti bassissimi nei punti successivi. Dopodiché faccio il nodo e tiro. Prendo il mio ago da lana e vado a nascondere la mia codina. Una volta fermato il filo, come abbiamo fatto all'inizio del nostro lavoro, andiamo con il nostro accendino a sfiammare la codina in modo tale da fermare completamente la lavorazione. Adesso andiamo a mettere la nostra click clack. Prima di mettere la chiusura vi dico quanto misura dalla base. Ho un totale di circa 14-15 cm. Per mettere la chiusura vi basta prendere la chiusura appunto in questo modo e andare ad inserire piano piano il vostro corpo all'interno dell'incanalatura. Potete aiutarvi con l'ausilio di un coltellino. Man mano che inserite la vostra lavorazione all'interno della click clack andate a bloccarla con le vostre pinzette. Andate quindi a bloccare tutta la prima parte in questo modo sempre. Dopodiché, una volta che avete bloccato la prima parte della chiusura, andate a piegare a metà il lavoro in questo modo, in modo tale da avere lo stesso numero di maglie che sporge sia da un lato che dall'altro. Prendete la parte centrale e andate ad inserirla nella seconda parte della click clack.
e in questo modo andrete a bloccare tutta la seconda parte della clic clac prima di andare a cucire. Una volta che avrete fermato tutta la vostra chiusura con le pinzette, andate con ago e filo e andate a cucire la vostra clic clac al vostro corpo borsa, passando nei forellini che sono nella parte esterna della clic clac. Quindi fermate inizialmente il vostro filo su un lato, passate all'interno della lavorazione andando verso l'esterno e uscite nel primo foro della vostra chiusura e andate a cucire punto su punto. Passate da un lato all'altro e fate i vostri punti di cucitura. Magari il primo punto passatelo 2 volte in modo da dare un po' di più di rinforzo. Terminata di cucire la vostra clic clac, andate a passare i 2 angoli all'interno della lavorazione e andate pian pianino a modellare la vostra borsettina. E questo è il risultato. Adesso andiamo insieme a fare la decorazione. Per la nostra decorazione andiamo a prendere il cordino, eseguiamo un cappetto e adesso andiamo a fare delle catenelle. Facciamo un totale di 35 catenelle più una. (35 catenelle, quindi più una per voltare). Adesso andiamo a lavorare dei punti V intervallati da una catenella di separazione, quindi faremo un punto alto, quindi vado nel punto successivo, lavoro un punto basso sormontato da un altro punto basso che corrisponde alla mia prima maglia alta, catenella di separazione, carico il filo sull'uncinetto e nello stesso punto vado a lavorare un altro punto alto. Catenella di separazione, salto un punto di base e nel secondo lavoro il mio punto V, quindi punto alto, catenella e punto alto nello stesso punto, catenella di separazione e ripeto, salto un punto di base, nel successivo lavoro il mio punto V, quindi punto alto, catenella di separazione e punto alto nello stesso punto, e vado a ripetere questo fino a terminare la mia riga. Ho terminato la mia riga con i punti V, adesso volto la mia lavorazione, passo con l'uncinetto all'interno del primo punto V,
All'interno di questo archetto vado a lavorare un totale di 3 punti alti, quindi 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto e lavoro altri 2 punti alti. Questo è il secondo e questo è il terzo. Nella catenella che separa la coppia di punti V vado a lavorare un punto bassissimo. Carico il filo sull'uncinetto, vado nell'archetto successivo, quindi nel punto V successivo, e ripeto punto alto, e terzo punto alto, catenella successiva, punto bassissimo. Realizzo ancora un petalo con 3 punti alti, 1, 2 e 3, catenella, punto bassissimo. Adesso vado a realizzare una maglia in più, quindi da 3 punti alti ne realizzo 4, 1, 2, 3 e 4, catenella successiva, punto bassissimo e ripeto 4 punti alti nel punto V successivo, 1, 2, 3 e 4. E chiudo con un punto bassissimo nella catenella. Faccio ancora una volta un ventaglio con 4, poi vado ad aumentare 1, 2, 3 e 4 e mi chiudo con un punto bassissimo. Punto V successivo, le maglie aumentano, quindi 5 punti alti, 1, 2, 3, 4 e 5 e mi chiudo con un punto bassissimo nella catenella libera e ripeto. Come aumentare le maglie alte potete tranquillamente deciderlo voi in base a quanti petali realizzate. Se volete realizzare più petali, andate tranquillamente a fare i petali più piccoli in maggior numero, andando sempre ad ingrandire il numero di maglie. Ho gli ultimi 4 punti V e qui vado a fare il mio aumento, quindi lavoro 6 punti alti, punto bassissimo per chiudere e ripeto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e mi chiudo e finisco i petali con 6 maglie alte. Eseguita l'ultima maglia alta dell'ultimo petalo, fate il nodino, tagliate il filo, tirate e andate a nascondere la codina e poi tagliate e poi bruciate l'eccedenza. Lo stesso con la parte iniziale. Fatto ciò, prendete la vostra spirale dalla parte più corta, quindi dove abbiamo i petali con le 3 maglie alte, e andate a rotolare in questo modo
la vostra rosa. Man mano che andate ad arrotolare, prendete il vostro ago e il filo in tinta e andate a cucire la parte sottostante della rosa in modo tale poi da bloccarla bene, e poi andiamo insieme a cucirla sul nostro borsellino. Per quanto riguarda la cucitura della rosa, inserite il filo in tinta nel vostro ago e partite dalla parte interna della vostra rosa dove c'è il, come ho detto, il petalo con le 3 maglie alte. Iniziate ad arrotolare piano piano su se stesso la vostra rosa e i vostri petali e man mano andate a fare dei piccoli punti. Ecco come appare la rosa una volta che l'abbiamo cucita. Questo è il retro e questo è il davanti. Adesso non ci resta che cucirla al borsellino per completarlo. Per cucire l'applicazione appoggiate la vostra rosa nel punto dove dovete cucirla e col filo in tinta andate a fermarvi in un punto qualsiasi nella trama della borsa e passate anche nella rosa. Vi aiutate tenendo la borsa aperta, inserite la mano all'interno e tenete i 2 pezzi in questo modo. Quindi passate in un punto qualsiasi della borsa e poi nella parte del fiore. E tirate un punto nella borsa e l'altro nel fiore. E tirate. In questo modo andrete a cucire tutta la decorazione alla borsa. Se trovate difficile cucire direttamente la rosa alla vostra borsa, potete mettere un pochino di colla a caldo nel retro della rosa e appoggiarla alla vostra borsa, al vostro borsellino, in modo tale già da fissare la posizione giusta. Dopodiché riprendete la cucitura. E una volta che la rosa è stata cucita al vostro borsellino, questo è il risultato. Vi faccio vedere una seconda versione di questo progetto con un giro di aumenti in più. Questa è quella che abbiamo fatto insieme durante il video, dove mi sono fermata con il giro di aumenti con 5 punti bassi e un aumento e poi ho proseguito. Invece l'altro modello che vi faccio vedere ho fatto un giro in più di aumenti, quindi ho fatto la parte terminale della base con 6 punti bassi e un aumento. E questo è il risultato. Come vedete, la parte relativa agli angoli è un po' più pronunciata. Ovviamente dovete decidere voi, in base ai vostri gusti, come eseguirla. Questo è con il giro del quinto delle 5 maglie basse con l'aumento e questo invece col 6. Per quanto riguarda la rosa, potete farla un po' più piccola o anche un po' più grande in base al numero di catenelle che andrete a inserire. Invece per quanto riguarda i petali potete eseguirli anche tutti allo stesso modo, quindi senza fare gli aumenti potete fare dei petali tipo di 5 maglie alte per ogni petalo.
a voi la scelta di come procedere. E siamo giunti al termine anche di questo progetto, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettetemi un like, ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, in modo tale da non perdervi i prossimi appuntamenti. Io come sempre vi do un grosso abbraccio e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao!